Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi saremo brevi, è venerdì, non vogliamo roba troppo lunga e andremo anche a vedere come nel weekend noi possiamo allenarci sulla nostra operatività. Cosa significa? Significa che siccome nel weekend il mercato del Forex è chiuso, logicamente si può fare le criptovalute o se no ci si può allenare con cosa? Con il backtest che non ha una vera traduzione, potremmo tradurlo letteralmente e significherebbe fare dei test indietro. Diciamo, ok. Come funziona? Andiamo subito a vederlo. Dobbiamo prendere il nostro grafico, ok? Renderlo impossibile da capire, come in questo caso, vedete che sembra tutta una riga unica. Magari appunto andare nel mensile, che così almeno, come potete vedere, è più facile tornare indietro nel tempo. Andiamo magari nel 2017. Perfetto. Abbiamo questo strumento chiamato Replay. Lo premiamo. Andiamo nel 2017. Tac. Poi premiamo e qua intanto vi è uscito quello che è il diciamo menu del replay. Qua potete decidere la velocità delle candeline, qua potete andare avanti di candelina in candelina, qua farlo andare veloce in base alla velocità che gli avete dato e qua tornare ancora più indietro. Ora cosa dobbiamo fare? Premiamo Alt e R e come potete vedere ci fa tornare nel nostro grafico in una maniera un attimo più leggibile e da qui inizia la nostra analisi. Adesso vi faccio vedere, premendo questo va avanti di una candelina, qua vabbè essendo time frame mensile ha un po' choppy, allora vediamolo così, tac 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 tac, mentre se premiamo va molto più veloce. Adesso vedete che ogni tot uscirà una candelina che gli abbiamo detto ogni 5 secondi, ogni 3, ogni 2, ogni 1, ta ta e così avanti. A cosa serve? Serve ad allenare il proprio metodo di analisi. Quindi è uno strumento molto comodo. Si dice che bisognerebbe fare 100 backtest con la propria operatività in modo da avere un edge statistico di essa. Cosa significa? Se noi abbiamo una determinata operatività e magari ad analizzare a mercato, a mercato corrente, vediamo che non va tanto bene, noi torniamo indietro nel tempo, la proviamo 100 volte. Se su 100 volte ci sono, facciamo finta, 40 take profit e 60 stop loss, quello lì è una A, stop loss, ovviamente avremo un win ratio del 40%. Però non significa che è brutto, anzi, cioè, win ratio del 40% è una bella percentuale, perché se noi andiamo a pensare che facciamo sempre, fai finta, un 1 a 3, semplice, vuol dire che per ogni sconfitta, facciamo così, per ogni vittoria siamo disposti a perdere 1. Mettiamolo, allora, spostiamoci nel grafico, magari andiamo qua, siamo disposti a perdere 1. Però significa che ogni volta che vinciamo noi prendiamo 3. Quindi se noi facciamo 40 per 3 quanto fa? 120. Se noi facciamo 60 per 1 quanto fa? 60. Se noi adesso sottraiamo questi due numeri, il
ehm, PNL è comunque di 60, che non è poco. E parliamo di percentuale. Cioè, noi in 100 operazioni facciamo il 60%. E le 100 operazioni possono benissimo essere in un mese, anche se significherebbe farne 3 al giorno. Potrebbe essere in 6 mesi, perché no? Il 10% ogni mese, che sarebbe una percentuale eccezionale comunque. E quindi significa che se noi dovessimo partire con un portafogli di 10.000, significherebbe che in 6 mesi noi avremo 16.000 euro. Non è poco. Per questo non è top parlare di cifre, ma è meglio parlare di percentuali. Perché? Perché magari tu hai 100 euro sul conto e ne fai 160 dopo 6 mesi. Però quei 160 rappresentano, cioè quel 60 in più rappresenta il 60% del tuo capitale di iniziale. E puoi fare questa cosa qua in maniera esponenziale. Riesci a superare una challenge che ti da 100, da 100k, significa che tu in 6 mesi non è poco, ma anche il 30% di 100k sono 30.000 euro in 6 mesi. Molti di noi li prendono in un anno intero. Quindi fate backtest. Io sto cercando di trovare l'abitudine di farlo. Onestamente è un qualcosa che vi annoierà parecchio, ma che vi servirà. Perché? Perché vi darà un edge statistico maggiore su quello che è la vostra operatività. Se voi mettete in atto la vostra operatività ad occhi chiusi nel mercato, perderete soldi. Così invece è come allenarsi. Non potete, io faccio basket, non potete andare a giocare una partita senza esservi allenati. Punto, è un dato di fatto. Quindi allenatevi tanto in modo tale da essere pronti nel momento del bisogno, quindi nel momento in cui bisogna operare. Con questo video abbiamo finito. Spero vi sia piaciuto. Andiamo qua. Spero vi sia piaciuto. Noi ci vediamo lunedì con il prossimo video. Seguitemi sui social e io vi auguro uno splendido weekend e noi ci vediamo lunedì.